Ciao a tutti! Nel video di oggi vorrei parlarvi della collezione Skallector di Mattel, che dal 2020 propone bambole in edizione limitata ispirate ai personaggi iconici dei film horror, rivisitati in chiave Monster High. Pennywise, il clown del film It del 1990, le gemelle Grady di The Shining del 1980, Beetlejuice e Lydia di Beetlejuice del 1988 e Greta Gremlin con Gizmo direttamente da Gremlins 2 del 1990. Quest'anno Mattel ha preso ispirazione dai classici horror prodotti dalla Universal negli anni 30. Infatti qualche mese fa è uscito questo omaggio dedicato al Dracula del 1931, una nuova ghoul Monster High vestita in modo molto elegante e con accessori che ricordano gli oggetti di scena del film. Qualche settimana fa, in occasione di Halloween, sul sito Mattel Creation è apparsa questa nuova Skallector Edition, dedicata al film Bride of Frankenstein del 1935. Finalmente mi è arrivata e quindi possiamo andare a fare l'unboxing. La scatola è completamente realizzata in cartone opaco nero, con dettagli glossy. In alto è decorata con fulmini e al centro troviamo la scritta The Bride of Frankenstein in bianco, mentre ai lati sono raffigurate le due bambole con una illuminazione drammatica. In alto a destra il logo Mattel e in basso la scritta From the Makers of Monster High e un cartiglio con il logo Skallector. Sul fianco sinistro della scatola troviamo di nuovo le foto delle due creature, qui raffigurate a mezzo busto e con una patina lucida. Sul fianco destro troviamo la scritta The Bride of Frankenstein insieme al logo Monster High Skallector, che è stampato anche sul lato superiore della scatola. Nella parte posteriore troviamo di nuovo i fulmini, il logo del film in bianco e una citazione del film con parole sottolineate in verde. In Bride of Frankenstein la creatura inizia ad avere un forte desiderio di affetto e ambisce ad avere una moglie, e con un fulmine viene data la vita a una nuova creatura, una ghoul super glam con un'acconciatura spaventosa e un urlo terrificante. Ma andiamo a guardare questa coppia spaventosa nel dettaglio. Aprendo la scatola ci ritroviamo subito all'interno del laboratorio del dottor Frankenstein. A sinistra la scala che porta al laboratorio è illuminata da una luce verde che crea un'atmosfera spaventosa. A destra, in alto, la triste quanto inquietante frase We belong dead. A fianco del tavolo con gli strumenti e recipienti troviamo i potenti macchinari che, incanalando l'energia dei fulmini, daranno vita alla moglie di Frankenstein. La vediamo qui al centro, mano nella mano con la creatura, con la sua acconciatura iconica ricreata alla perfezione. Sembra proprio essere uscita dal film in bianco e nero. Lo sguardo intenso e terrificante è sottolineato dalle sopracciglia finissime tipiche degli anni 30 e dal trucco minimal realizzato con un ombretto rosa sulla palpebra mobile, contrastato da una profonda ombreggiatura grigia e incorniciato dalle ciglia lunghissime. La carnagione è bianco avorio perlato e sul viso sono stati stampati anche i punti di sutura. Sulle labbra il rossetto lucido color borgogna le dona un aspetto decisamente glamour, da vera diva dell'horror. Il suo outfit è composto da un abito bianco lungo, in garza semi-trasparente con maniche arricciate che la fanno sembrare mummificata e non morta. La cintura che segna il punto vita realizzata con punti di sutura metallici. Sulle spalle troviamo un mantello realizzato con strisce di tessuto tricotrasparente e scintillante che crea un aspetto vissuto ma etereo. Ai piedi calza degli stivaletti bianchi che sembrano bende che le avvolgono i piedi. Nel tacco azzurro e trasparente troviamo una ballerina, un bellissimo e inquietante dettaglio che fa riferimento alla ballerina in miniatura creata dal dottor Pretorius.
Alla sua destra troviamo Frankenstein, il primo monster della collezione Skeletor. La forma della testa è la stessa del personaggio interpretato da Boris Karloff, con capelli neri e punti di sutura. Il suo viso ha lineamenti marcati e la carnagione è verde chiaro. Per quanto l'aspetto da non morto sia terrificante, l'espressione dei suoi occhi sembra quasi dolce e malinconica, sottolineata dal sorriso abbozzato sulle labbra grigie. Sul collo troviamo gli iconici bulloni e il suo outfit è davvero molto glamour. Infatti indossa una t-shirt nera con un completo nero molto particolare perché è stato usato un tessuto con stampato un motivo a fulmini realizzato con una lamina trasparente che riflette la luce. Anche i suoi stivali sembrano venire direttamente da una sfilata di alta moda, stampati per sembrare pelle suturata e con le clip metalliche che decorano la suola altissima, che conferisce alla creatura una statura mostruosa. Io sono un grande fan dei cult horror, ma sono curioso di sapere qual è il vostro film preferito. Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo e ciao a tutti!